Assolutamente. Ecco una versione ampliata del tuo script, mantenendo il tono colloquiale, lo stile e la struttura che hai impostato, ma approfondendo ulteriormente la questione Burak Özçivit e il suo passato. Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o bentrovati sul mio canale. Spero stiate tutti alla grande. Oggi ci immergeremo in un argomento che sta facendo parecchio chiacchierare sui social media e nel mondo del gossip turco e non solo. Burak Özçivit è una presunta ombra del passato che, a quanto pare, vorrebbe cancellare. Sì, avete capito bene, parleremo di Burak Özçivit, il bellissimo attore turco che ha fatto breccia nei cuori di milioni di persone con il suo fascino e il suo talento. Ma non ci concentreremo sui suoi successi più recenti o sulla sua vita familiare con Fahriye Evcen, bensì su qualcosa di più scottante, diciamo. Un qualcosa che, secondo alcune indiscrezioni, lui vorrebbe dimenticare e, idealmente, far dimenticare a tutti. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se siete nuovi da queste parti, vi invito a iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi neanche un video. Prometto che cercherò di tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dello spettacolo, con un pizzico di gossip e tante curiosità. E se siete già iscritti, un grandissimo grazie. Il vostro supporto è fondamentale per me. Bene, ora che abbiamo sistemato le formalità, entriamo nel vivo della questione. Burak Özçivit, come tutti sappiamo, è diventato un vero e proprio sex symbol grazie a serie televisive di successo come Çalku, Kara Sevda e soprattutto Kuruluş, Osman. La sua carriera è in continua ascesa, e la sua popolarità non conosce confini. Ma, come dicevo all'inizio, sembra esserci un piccolo scheletro nell'armadio. Di cosa si tratta, esattamente? Beh, si parla di una sua precedente relazione, o meglio, di una serie di lavori che ha fatto agli inizi della sua carriera, quando ancora non era famoso come adesso. E qui dobbiamo fare un passo indietro e capire come Burak Özçivit è arrivato dove è ora. Prima di essere un attore acclamato, Burak ha iniziato come modello. Era giovanissimo, pieno di ambizione e desideroso di farsi strada nel mondo dello spettacolo. E, come spesso accade in questi casi, ha accettato diversi lavori, alcuni dei quali forse non rispecchiano esattamente l'immagine che ha costruito negli anni successivi. Nello specifico, si vocifera che Burak vorrebbe far sparire dalla circolazione alcune foto e video risalenti a quel periodo, in cui posava per marchi non esattamente di lusso o in contesti che oggi potrebbero essere considerati un po' imbarazzanti. Immaginate la classica pubblicità di un prodotto per capelli o di un marchio di abbigliamento locale, dove il look e lo stile non sono proprio all'ultimo grido. Magari una pubblicità di un'acqua tonica di un piccolo produttore locale, con un'estetica un po' datata, o un servizio fotografico per un catalogo di abbigliamento da lavoro, dove Burak indossa una tuta blu e un paio di stivali robusti. Oppure, perché no, un piccolo ruolo in uno spot televisivo per una concessionaria di automobili, con dialoghi semplici e una recitazione un po' ingenua. Capiamoci, non c'è assolutamente nulla di male nell'aver fatto questi lavori. Anzi, dimostra che Burak ha lavorato sodo per arrivare dove si trova ora. Il problema, forse, è che queste immagini cozzano un po' con l'immagine patinata e glamour che ha costruito negli anni successivi, grazie al successo delle sue serie televisive e alla sua impeccabile presenza sui social media. Lo vediamo sempre impeccabile sui red carpet, vestito con abiti firmati, con un look curato nei minimi dettagli. Le sue foto su Instagram sono perfette, studiate per esaltare la sua bellezza e il suo stile. Quindi, è comprensibile che alcune immagini del passato, più terra-terra, possano sembrare fuori luogo. E qui si apre un dibattito interessante. Quanto è giusto che un personaggio pubblico cerchi di cancellare il proprio passato? Da un lato, è comprensibile che Burak voglia proteggere la sua immagine e presentare al pubblico solo la versione migliore di sé. D'altro canto, però, non dimentichiamoci che il passato fa parte di noi e che gli errori e le esperienze meno fortunate ci aiutano a crescere e a diventare quello che siamo. Pensate a Leonardo DiCaprio, che all'inizio della sua carriera ha recitato in film horror di serie B, o a Jennifer Aniston, che ha fatto la cameriera prima di diventare famosa con Friends. Nessuno si sognerebbe di criticarli per questo, anzi, queste esperienze li rendono ancora più umani e accessibili. Inoltre, c'è da considerare l'effetto che queste cancellazioni possono avere sui fan. Se Burak cerca di nascondere una parte del suo passato, potrebbe dare l'impressione di vergognarsi delle sue origini o di voler apparire diverso da quello che è realmente.
E questo potrebbe deludere chi lo ammira proprio per la sua authenticità. E per la sua capacità di rimanere umile nonostante il successo. I fan, spesso, si identificano nei loro idoli proprio perché li vedono come persone normali, che hanno affrontato le stesse difficoltà e gli stessi ostacoli. Se Burak cercasse di cancellare le tracce del suo passato, rischierebbe di alienarsi una parte del suo pubblico. Ma c'è un altro aspetto da considerare, l'era di Internet. Ormai, qualsiasi cosa finisce online rischia di rimanere lì per sempre. Cancellare completamente il proprio passato digitale è praticamente impossibile. Anche se Burak riuscisse a far rimuovere alcune foto o video dai siti ufficiali, è molto probabile che qualcuno le abbia già salvate e le possa ricaricare in qualsiasi momento. Esistono archivi digitali, siti di gossip, forum di discussione, dove è praticamente impossibile controllare tutto. E poi, c'è il potere dei social media, dove una foto o un video possono diventare virali in poche ore, raggiungendo milioni di persone in tutto il mondo. Quindi, la battaglia di Burak contro il suo passato digitale è, di fatto, una battaglia persa in partenza. Quindi, la strategia migliore per Burak non sarebbe forse quella di accettare il suo passato e di farne tesoro? Invece di cercare di cancellare le sue prime esperienze come modello, potrebbe raccontarle in un'intervista o in un post sui social media, spiegando come lo hanno aiutato a crescere e a diventare l'attore di successo che è oggi. Potrebbe raccontare aneddoti divertenti, condividere foto inedite, spiegare come ha imparato a posare davanti alla telecamera e come ha affinato le sue capacità di recitazione. Potrebbe anche organizzare una mostra fotografica con le immagini del suo passato, trasformando un presunto scheletro nell'armadio in un motivo di orgoglio e di ispirazione per i suoi fan. Questo atteggiamento, a mio parere, lo renderebbe ancora più umano e autentico agli occhi dei suoi fan. Dimostrerebbe che non si vergogna delle sue origini e che è orgoglioso del percorso che ha fatto per arrivare dove è ora. I fan apprezzerebbero la sua onestà e la sua trasparenza, e si sentirebbero ancora più vicini a lui. Inoltre, questo tipo di approccio potrebbe anche avere un effetto positivo sulla sua immagine pubblica, rendendolo più simpatico e accessibile. Certo, è facile dirlo da fuori. Immagino che per Burak non sia facile vedere circolare immagini di se stesso in contesti che non lo rappresentano più. Magari si sente imbarazzato o in difficoltà. Ma credo che la trasparenza e l'onestà siano sempre le armi migliori per affrontare queste situazioni. Nascondere o negare il proprio passato, spesso, non fa altro che alimentare la curiosità e i gossip. Invece, affrontare la questione a viso aperto, con ironia e autoironia, può disinnescare la bomba e trasformare un problema in un'opportunità. E poi, diciamocelo, Burak Oshivit è talmente bello e talentuoso che anche le foto meno fortunate del suo passato non possono scalfire la sua immagine. Anzi, forse la rendono ancora più interessante e complessa. Il suo fascino è innegabile, il suo talento è evidente, e il suo successo è meritato. Quindi, non c'è motivo di vergognarsi del suo passato, anzi, dovrebbe esserne orgoglioso. Insomma, la questione è spinosa e non c'è una risposta univoca. Ognuno ha il diritto di gestire la propria immagine come meglio crede. Ma credo che, in questo caso, la trasparenza e l'accettazione del proprio passato siano le strategie migliori per costruire un rapporto di fiducia con i propri fan e per rafforzare la propria immagine pubblica. Pensate a George Clooney, che spesso racconta aneddoti divertenti sui suoi inizi come attore, o a Brad Pitt, che non si vergogna di ammettere di aver fatto lavori umili prima di diventare una star di Hollywood. Questi esempi dimostrano che l'umiltà e l'autoironia sono qualità molto apprezzate dal pubblico. E poi, c'è da considerare l'effetto a lungo termine di queste scelte. Se Burak cercasse di cancellare il suo passato, rischierebbe di creare un precedente pericoloso. I suoi fan potrebbero pensare che è giusto negare o nascondere le proprie origini, e questo potrebbe avere un impatto negativo sulla loro autostima e sulla loro identità. Invece, se Burak accettasse il suo passato e lo condividesse con il suo pubblico, potrebbe trasmettere un messaggio positivo e incoraggiante, dimostrando che è possibile raggiungere il successo anche partendo da zero. Ma torniamo alla questione principale. Quali sono, esattamente, queste ombre del passato che Burak vorrebbe cancellare? Oltre alle pubblicità e ai servizi fotografici già menzionati, si vocifera anche di un suo breve flirt con una modella poco conosciuta, risalente a diversi anni fa. Sembra che questa relazione sia finita in modo brusco e che Burak non voglia che se ne parli più. Ma, come abbiamo già detto, in internet nulla scompare,
e le foto di Burak con questa modella continuano a circolare online. Inoltre, si dice che Burak non sia molto contento di alcun i suoi vecchi ruoli televisivi, in particolare di una soap opera in cui interpretava un personaggio un po' stereotipato e poco approfondito. Sembra che Burak consideri questo ruolo una macchia sulla sua carriera e che preferirebbe che i suoi fan lo dimenticassero. Ma, anche in questo caso, internet non perdona, e le puntate di questa soap opera sono ancora disponibili su YouTube e su altri siti di streaming. Quindi, la sfida di Burak è quella di convivere con queste ombre del passato e di trasformarle in qualcosa di positivo. Invece di cercare di cancellarle, potrebbe sfruttarle per raccontare la sua storia, per mostrare al suo pubblico il percorso che ha fatto per arrivare dove è ora. Potrebbe parlare delle difficoltà che ha incontrato, degli errori che ha commesso, delle lezioni che ha imparato. In questo modo, diventerebbe un esempio di resilienza e di determinazione per i suoi fan. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me o pensate che Burak abbia il diritto di cancellare le immagini che non lo rappresentano più? Fatemelo sapere nei commenti. Sono curioso di conoscere la vostra opinione. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo parlato di Burak Özçivit e della sua presunta volontà di cancellare una parte del suo passato. Abbiamo visto come questa questione solleva interrogativi interessanti sul rapporto tra personaggi pubblici e immagine, e sull'importanza di accettare il proprio passato, anche quando non è perfetto. Abbiamo analizzato i pro e i contro di questa strategia, e abbiamo cercato di capire quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine di questa scelta. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace e a condividerlo con i vostri amici. E non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre, vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Il vostro supporto è fondamentale per me. E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto, dicendomi cosa ne pensate di questo argomento. Siete d'accordo con me o avete un'opinione diversa? E ora, la call to action finale. Mettete mi piace a questo video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!